Bruno Leopoldo Francesco Sammartino nasce il 6 ottobre 1935 a Pizzoferrato, un piccolo paese montano in provincia di Chieti, nell'Abruzzo. La sua infanzia è segnata dal caos della Seconda Guerra Mondiale, un periodo che ha profondamente influenzato la sua famiglia. Crescendo in mezzo ai disagi, Bruno vive un'infanzia povera, ma anche incredibilmente formativa, che gli offre esperienze di vita che lo plasmeranno come uomo. La sua famiglia soffre terribilmente sotto il regime fascista e gli orrori della guerra, e nel 1947, dopo la fine del conflitto, la situazione economica del paese è devastata. Bruno cresce in un clima di povertà e lotta per la sopravvivenza. Quando aveva solo 13 anni, la sua famiglia si trasferì a Campobasso, dove la situazione non migliorò, e successivamente nel 1950, quando Bruno ha 15 anni, la sua famiglia decide di emigrare negli Stati Uniti, come molti altri italiani in cerca di una vita migliore. L'approdo a Pittsburgh, Pennsylvania, non è facile. Bruno si trova a dover affrontare una lingua straniera, la difficoltà di adattarsi a una cultura diversa e la necessità di lavorare in fabbrica per sostenere la famiglia, composta dal padre Michele, dalla madre Giuseppina e dai fratelli. Lì la famiglia vive in condizioni modeste, ma per Bruno è anche il luogo in cui si forgia come giovane uomo. L'adolescente Bruno non era solo un immigrato in cerca di un futuro migliore, era anche un ragazzo che possedeva una forza fisica straordinaria. A Pittsburgh Bruno inizia a sollevare pesi, attirando l'attenzione per la sua incredibile potenza. Comincia a lavorare sodo, determinato a diventare più forte, e ben presto diventa uno dei migliori sollevatori di pesi della sua città. La sua passione per il fitness e l'allenamento fisico cresce rapidamente, ma il wrestling professionistico non è qualcosa che Bruno aveva mai preso in considerazione. Nel 1959 un incontro casuale con un promoter di wrestling cambia per sempre la sua vita. L'uomo rimane impressionato dalle dimensioni e dalla forza di Bruno e lo invita a provare il wrestling. All'inizio Bruno è scettico e incerto, ma accetta la sfida, iniziando ad allenarsi con alcuni veterani del settore, come Wild Bill Longson, riconosciuto come il suo vero allenatore. Il debutto di Bruno nel wrestling avviene nel 1959. Nonostante la sua forza fisica, Bruno si rende conto che il wrestling non è solo una questione di potenza, ma richiede anche abilità tecniche, resistenza e una comprensione del lato teatrale. Bruno quindi dedica molto tempo all'apprendimento delle mosse e delle tecniche necessarie per diventare un lottatore di successo. Nel 1961 Bruno entra nella National Wrestling Alliance, NWA, ma è solo nel 1963, quando viene scoperto da Vince McMahon Sr., che la sua carriera prende una piega decisiva. McMahon stava cercando una nuova stella per la sua federazione emergente, la World Wide Wrestling Federation, e il giovane Bruno si rivelò la scelta ideale. Il 17 maggio 1963 Bruno Sammartino affronta Buddy Rogers, il campione della WWF, in uno degli incontri più iconici della storia del professional wrestling. Rogers è il campione in carica, ma il pubblico non lo ama. È visto come un lottatore arrogante e sopra le righe. In contrapposizione, Bruno rappresenta l'eroe gentile, un uomo forte ma umile, un personaggio che il pubblico può amare e sostenere. Il match si svolge al Madison Square Garden, il palcoscenico più prestigioso del wrestling, in un incontro che dura solo 48 secondi. Bruno sconfigge Rogers, conquistando il titolo mondiale. Questa vittoria non solo lo consacra come campione, ma segna anche un momento cruciale nella storia della WWF. Bruno diventa il volto di una federazione in espansione, e la sua incredibile forza e la sua presenza carismatica attirano migliaia di fan in tutto il paese. Con questa vittoria Bruno inizia un regno che durerà 2803 giorni consecutivi, circa 8 anni, un record che resisterà per oltre 40 anni, attualmente ancora imbattuto, e che rende Sammartino uno dei più longevi e influenti campioni nella storia del wrestling. Durante questo periodo Bruno diventa una figura leggendaria, conosciuta in tutto il mondo. Il suo stile di wrestling si basa su una combinazione di forza fisica e abilità tecnica. Bruno difende il titolo contro lottatori come The Destroyer Dick Bayer, Gorilla Monsoon, Antonino Rocca
e molti altri. La sua capacità di affrontare avversari sempre più temibili e di mantenere il titolo per così tanto tempo lo consacra come un campione invincibile. La rivalità tra Bruno e i suoi avversari diventa sempre più intensa. La sua figura incarna l'eroe che combatte contro il male, diventando un simbolo di giustizia. Ogni difesa del titolo è un evento, il pubblico si affolla per vederlo combattere e ancora tuttora Bruno detiene anche il record per il maggior numero di sold out al Madison Square Garden. Negli 8 anni in cui è stato campione, per ben 188 volte i suoi eventi sono andati sold out. Il successo di Bruno non è solo dovuto alla sua forza, ma anche alla sua capacità di coinvolgere il pubblico, di raccontare storie emozionanti sul ring. Nel 1971, dopo un lungo regno, Bruno decide di fare una pausa dal wrestling. I motivi sono principalmente legati alle divergenze con la gestione della federazione e la direzione presa dalla WWF sotto Vince McMahon Sr. Bruno non condivideva il modo in cui la federazione trattava i suoi lottatori e la crescente spettacolarizzazione del wrestling. Dopo anni di dedizione decide di allontanarsi dal ring per un po', cercando anche di proteggere la sua salute. Durante il periodo di pausa, la WWF subì grandi cambiamenti, ma nel 1973 Bruno tornò sulla scena, più forte che mai. Il suo ritorno fu celebrato dai fan come una rinascita e una grande occasione per dare nuova vita al wrestling tradizionale. Nel 1973, dopo una breve pausa, Bruno fece il suo ritorno alla WWF, questa volta con un nuovo obiettivo: sfidare Billy Graham per il titolo da campione. La faida tra San Martino e Graham fu uno degli eventi più clamorosi degli anni 70. Graham, che si era costruito una fama come uno dei heel cattivi più pericolosi della federazione, si scontrò contro Bruno in uno degli incontri più attesi della storia. Il match tra Bruno e Graham diventa uno dei più attesi della storia del wrestling. Il pubblico è diviso. Alcuni tifano per Bruno, il campione che ha difeso la WWF per anni, mentre gli altri sono affascinati dalla personalità provocatoria di Graham. L'incontro si svolge al Madison Square Garden e Bruno riesce a prevalere su Graham, riconquistando il titolo mondiale. Uno degli aspetti più impressionanti dei suoi regni era la sua capacità di mantenere l'equilibrio tra il suo carattere da eroe e il suo impegno nel rappresentare il wrestling come uno sport serio. Non c'era mai stata una figura come lui, che fosse tanto ammirata dai fan, ma che allo stesso tempo fosse temuta dagli avversari sul ring. Inoltre, Bruno giocò un ruolo fondamentale nel far crescere la popolarità del wrestling professionistico, specialmente nella regione di New York e lungo la costa orientale degli Stati Uniti. Il suo stile di lotta tradizionale, ma anche la sua presenza carismatica, lo resero un idolo per generazioni di fan. Un altro capitolo indimenticabile della carriera di Bruno fu la sua storica faida con Larry Zbyszko, che passò alla storia come una delle storie più intense e personali nel wrestling. Zbyszko, che inizialmente era uno dei protetti di San Martino, divenne un traditore, sfidandolo in un incontro che divenne una delle rivalità più celebri nella storia del wrestling. Nel 1980 Zbyszko lanciò una sfida a Bruno e il pubblico non poté fare a meno di notare l'intensità del conflitto tra i due. Durante l'incontro al Madison Square Garden, che divenne uno degli eventi più memorabili della carriera di Bruno, la tensione tra il vecchio campione e il suo ex allievo raggiunse il culmine. La faida si concluse con Bruno che, pur essendo più anziano, riuscì a prevalere su Zbyszko, regalando ai fan un trionfo che andò oltre il semplice incontro di wrestling, diventando una vera e propria storia di vendetta e giustizia. La sua seconda corsa come campione, che durò fino al 1981, mostrò un Bruno maturato, ma non meno potente. Il ritorno di Bruno segnò una nuova era nella WWF e il pubblico si scatenò per vederlo lottare di nuovo. Con l'avanzare degli anni 80, Bruno si allontanò sempre di più dal ring, concentrandosi sulla sua famiglia e sulla vita lontano dal wrestling. Dopo aver difeso il suo titolo per l'ultima volta nel 1981, Bruno prese una pausa definitiva dalla competizione
competizione attiva. Anche se si ritirò dal wrestling professionistico, rimase molto attivo nel mondo dello sport, lavorando come commentatore e ambasciatore del wrestling. Nel 1988 il suo ritorno in WWE come commentatore fu accolto con entusiasmo, ma Bruno non si esibì più sul ring. Piuttosto si concentrò sul trasmettere il suo amore per il wrestling e sul garantire che l'integrità del wrestling fosse mantenuta nel corso degli anni, e la sua influenza nel mondo del wrestling rimase indiscusso. Negli anni 80 il wrestling stava subendo cambiamenti fondamentali. Le nuove star come Hulk Hogan e Randy Macho Man Savage stavano emergendo e il wrestling stava diventando sempre più spettacolare e commerciale. Bruno, ormai più anziano, capì che il suo tempo stava per finire, ma non prima di aver avuto l'opportunità di lottare ancora una volta in eventi importanti. Nel 2013, dopo decenni di rifiuti, Bruno accettò finalmente di essere introdotto nella Hall of Fame WWE. La sua avversione a questa onorificenza risiedeva nelle sue divergenze con Vince McMahon Jr., che aveva nominato il suo rapporto con la federazione per decenni, ma il suo riconoscimento fu un tributo al suo impatto sul wrestling e alla sua importanza nella storia di questo sport. L'introduzione di Bruno nella Hall of Fame segnò la fine di un lungo periodo di conflitto, ma anche una celebrazione per la sua grandezza. Nel 2017, nella sua città natale, Pizzoferrato, in un evento storico, il sindaco del comune fece reggere una statua di oltre 3 metri dedicata proprio allo strongman italiano. Ancora oggi è possibile andarla a visitare, ma ancora più importante, proprio all'interno del comune viene conservata la cintura da campione del mondo WWF dello storico regno dei 2803 giorni. Fu un evento che scosse il panorama italiano. Finalmente una leggenda del calibro di Bruno fu realmente consacrata anche qui nel suo paese di origine. Il 18 aprile 2018 Bruno Sammartino morì all'età di 82 anni, lasciando un'eredità che non sarebbe mai svanita. La sua morte scatenò una valanga di tributi dai fan, dai colleghi e da tutti coloro che avevano ammirato il suo contributo al wrestling. In vita Bruno aveva incarnato la forza, l'onestà e il lavoro duro. Il 18 agosto 2024 la FIW, Federazione Italiana Wrestling, ha organizzato a Pizzoferrato il primo torneo internazionale di pro wrestling, che è stata anche una vera e propria giornata commemorativa del leggendario Bruno Sammartino. Nel paese, proprio a Pizzoferrato, di fronte al municipio, nel torneo furono anche mostrati i suoi cimeli come il titolo mondiale. Questo torneo ha avuto un grande successo e sicuramente verrà fatto a cadenza annuale. La sua eredità è stata celebrata non solo attraverso il wrestling, ma anche come esempio di perseveranza, coraggio e umiltà. Il suo impatto sul mondo del wrestling è incommensurabile. Non solo ha definito l'era della WWF, ma ha anche ispirato generazioni di lottatori a essere veri professionisti, sia dentro che fuori dal ring. Oggi Bruno Sammartino rimane una figura leggendaria, il simbolo di un'epoca d'oro del wrestling che non tornerà mai più, ma che rimarrà per sempre nei cuori di chi ha vissuto il suo trionfo e il suo successo.